Perch'io mi mossi e a lui venni ratto, e i diavoli si fecer tutti avanti, sì ch'io temetti che ei tenesser patto. Così vidi io già temerli fanti, c'uscivan patteggiati di caprona, veggendo sé tra nemici cotanti. Così che io, sentendo tali parole, mi mossi e venni ratto velocemente a lui, Virgilio. E i diavoli si fecero tutti avanti, verso me e Virgilio, così che io temetti che essi, i diavoli, non mantenessero il patto di non attaccare. Così, allo stesso modo, io già, in altra occasione, vidi temere i fanti, membri della fanteria, soldati, che uscivano patteggiati, difesi dalle offese con il patto, da Caprona, castello pisano assediato, vedendo se stessi tra così tanti nemici che avevano il patto di non attaccarli. Il canto continua a descrivere i movimenti militareschi degni di una battaglia impostata tatticamente o di una scacchiera, perch'io mi mossi. Infatti accenno a una battaglia. Sentite queste parole rivolte a me con velocità, non sono serenissimo, lo raggiunsi a lui venni ratto. La reazione dei diavoli fu quella di avanzare, minacciosi, tanto che io temetti, ebbi paura, che loro non mantenessero il patto di non ferire nessuno. Temetti che ei tenesser, a parte stilisticamente le ripetizioni delle T e delle E, è un costrutto latino, timeo ut, che significa temere che non. Questa coppia di terzine è strettamente collegata a una terzina precedente, e per nulla offensione che mi sia fatta, non temer tu chi o le cose conte, perché altra volta fui a tal baratta. Infatti non devo temere per Virgilio, va bene, però io per me temo, dato che io sono lì col corpo fisico e questi diavoli con gli uncini mi si avvicinano, guardando male, e dietro me c'è della pesce bollente. Inoltre, sempre collegandomi alla terzina appena citata, Virgilio è già stato in tal baratta, ma anche io ho già visto, sono già stato in una situazione simile a questa, ma dalla parte opposta, e cioè quando a Caprona, sconfitti i soldati ghibellini che si difendevano nel castello di Caprona, a Pisa, fu trovato un accordo per farli uscire sani e salvi, un accordo con le forze guelfe, soprattutto fiorentine e lucchesi, che attaccavano, risparmiandoli. Quindi i fanti ghibellini uscirono dal castello nel 1289 dietro al patto di non essere attaccati dai guelfi, dove mi trovavo anche io, che li controllavamo mentre uscivano. Ma la loro paura che l'accordo di non violenza non fosse rispettato, qui temetti che ei tenesser patto, fu visibile guardando così tanti nemici che li facevano passare. Anche qui io e Virgilio ci troviamo davanti a diavoli armati di uncini, che non ci attaccano perché abbiamo stretto un patto con loro. Lo rispetteranno? Virgilio ha davvero le cose conte? Breve appunto. Io sul colmo del ponte sento tutto e raggiungo velocemente Virgilio, finito il ponte. Prima, sempre da lì, ho visto un diavolo che saliva dall'altra parte del ponte, insomma un ponticello decisamente corto, insomma. E ribadisco che in questa occasione riporto cosa si dicono Virgilio e i diavoli. Davanti alle porte di Dite invece no, un 8. Non temer, come qui, che il nostro passo non ci può torre alcuno, e udir non potti quello calor porse. Ti faccio notare, già qui, come Virgilio abbia stretto un patto col diavolo, proprio in senso letterale, e a me che viene in mente Caprona, che volendo rimanda all'immagine della grande capra, diavolo, appunto, temo. Virgilio invece continua a essere sereno. I m'accostai con tutta la persona lungo il mio duca, e non torceva gli occhi dalla sembianza lor che era non buona. Ei chinavan li raffi e vuoi che il tocchi, diceva l'un con l'altro, in sul groppone? E rispondien, sì, fa che gliela accocchi. Io mi accostai con tutta la persona, anima e corpo, lungo rasente al mio duca, colui che mi conduce, e non torcevo, curvavo, spostavo gli occhi, lo sguardo, dalla loro, dei diavoli, sembianza che non era buona, era minacciosa. Loro, i diavoli, chinavano, abbassavano, puntandoseli contro, gli uncini, e l'uno all'altro diceva, vuoi che lo segni, graffico l'uncino, sul groppone, sulla schiena? E rispondevano, sì, accoccagli, segnagli il mio groppone, groppa, schiena. Virgilio è un'ombra, solo spirito. Io mi accosto alla sua ombra con la mia persona, corpo e spirito. Cerco protezione, io corpo, accostandomi letteralmente a un'ombra incorporea.
Mentre mi accosto però continuo a guardare loro, i diavoli, perché avevano una sembianza che non era buona. Già sono diavoli neri con uncini, ma c'era nel loro atteggiamento qualcosa che non mi convinceva per niente, nonostante il patto stipulato col loro capo. Infatti chinavano i raffi, ma non nel senso buono di abbassare le armi, oppure di farle cadere ai loro piedi come malacoda, ma minacciosamente, tanto che provocano. Uno diceva: vuoi che lo tocchi con l'uncino sul groppone? Groppone non è un termine nobilissimo, come non lo è neanche accocchi, ma a parlare sono diavoli e a inizio del prossimo canto scrivo: noi andavamo con gli 10 demoni, ai fiera compagnia, ma nella chiesa coi santi e in taverna coi ghiottoni. La cocca è la tacca praticata nel retro della freccia per applicarvi la corda dell'arco. Qui fa che gliela cocchi il groppone da groppa, lasciagli una bella tacca, sfregialo, graffialo con l'uncino. Breve parentesi sulla pronuncia corretta della parola demoni, non quindi demoni. Il singolare è il demonio, quindi il plurale è i demoni. Poi a inizio del prossimo canto la parola demoni rima con pedoni e ghiottoni e il termine deriva dal latino demonium. Ma quel demonio che tenea sermone col duca mio si volse tutto presto e disse: posa, posa, scarmiglione. Ma quel demonio, alla coda, che teneva sermone, parlamentava con il mio duca, colui che mi conduce, si volse, girò tutto presto, veloce, verso quei demoni che provocavano, e disse: posa, posa, l'uncino, scarmiglione. Ma le branche teneva sermone con Virgilio, mentre questi scherzavano e minacciavano, e quando il loro capo li sente, con velocità, si deve girare per fermarli, affinché non passino dalle parole ai fatti. Posare sta per mettere giù, appoggiare, qui nel senso di abbassare l'uncino, ma così facendolo si punta contro. Posa, posa, 2 volte, preso dalla fretta di calmare il nervosismo, e poi il secondo improvviso nome del branco, Scarmiglione. Anche questo nome nomignolo, come anche quelli che verranno, sembra la storpiatura o in altri casi unione di una parola conosciuti, una o più parole conosciute, qui da scarmigliare, cioè scompigliare, spettinare. Scarmiglione richiama anche le schermaglie, prima tal baratta. Quel volgersi tutto presto e la ripetizione del posa restituisce appunto la velocità di intervento che Malacoda ritenne necessaria affinché non accoccassero. Virgilio era intervenuto con rapidità nei miei confronti per dirmi: guarda, guarda, Malacoda deve fermarlo nei confronti dei suoi diavoli posa posa. Ti faccio notare come per difendermi da velocissimi diavoli neri alati e armati, io prima mi accovacci dietro a uno scheggione e ora mi faccia sottile dietro a un'ombra. Va bene che qui le spade non servono, come disse la Sibilla a Enea nella sua discesa agli inferi, ma insomma, meno male che sono protetto da forze ben più alte. Poi disse a noi: più oltre andar per questo iscoglio non si può, però che giace tutto spezzato al fondo l'arco sesto. E se l'andare avante pur vi piace, andatevene su per questa grotta, presso è un altro scoglio che via face. Poi, Malacoda, disse a noi, a me e Virgilio: non si può andare più oltre per, attraverso questo scoglio, dato che il sesto arco, ponte sopra la sesta bolgia, giace giù tutto spezzato. E se, dato che il solo andare avanti vi, a me e Virgilio, piace, andatevene su per, attraverso questa grotta di rupo roccioso. Vicino c'è un altro scoglio, un passaggio pietroso, che vi fa da via, un passaggio alternativo. Dopo aver abbassato l'energia del branco, interviene dicendo a noi che non possiamo procedere per il prossimo ponte perché il suo fondo giace e a terra perché è tutto spezzato in frantumi. L'arco sesto, cioè il sesto ponte che collega il sesto al settimo argine e passa sopra la sesta bolgia. Però, continua, se, dato che siamo interessati solo nell'andare avanti, nel proseguire questo cammino silvestro, dobbiamo procedere su per questa grotta perché da lì si passa. Già il termine grotta, che solitamente indica appunto una cavità oscura scavata nella roccia, non trasmette sicurezza, benché meno se ad andare lì sei accompagnato da 10 diavoli. Una apparentemente
gentilissimo diavolo nero, capo di altri diavoli neri, che ci rende noto che la strada che volevamo seguire è rotta, ma che, per aiutarci, ci propone subito una via alternativa. Il diavolo sembra molto ragionevole, non solo calma le acque, ma addirittura ci anticipa che la strada che volevamo percorrere è rotta, ma subito presenta la soluzione per farci continuare il cammino. Altro scoglio che via face richiama alla mia memoria la diritta via smarrita di inizio viaggio. Ier più oltre 5 ore che quest'otta, 1266 anni compie che qui la via fu rotta. Io mando verso là di questi miei, a riguardar s'alcun se ne sciorina, gite con lor che non saranno rei. Ieri, più oltre tardi di 5 ore rispetto a quest'ora, si sono compiuti 1266 anni da quando qui la via, questo sesto arco, fu rotta. Io, Malacoda, mando verso quella grotta, alcuni di questi miei, diavoli neri, a guardare di nuovo se qualcuno dei dannati se ne dalla pesce sciorina, spoglia. Andate, io e Virgilio, con loro, diavoli neri che manda lì, che non saranno rei, malvagi. Otta sta per ora come all'otta sta per allora, ed entrambe le parole che precedono l'ora, otta, sono troncate e con l'apostrofo, cinque e quest. Cinque e quest. Ma la coda continua a dare indicazioni riguardo a l'iscoglio, poi, che giace tutto spezzato al fondo l'arco sesto, ricordando il momento esatto, traumatico per lui, che lo ricorda così perfettamente, in cui questo è caduto giù. È caduto giù rispetto a questo esatto momento in cui sta parlando 5 ore dopo, a mezzogiorno, ma un giorno e 1266 anni prima. Convivio 4, 23, 10 11. Lo nostro Salvatore Cristo, lo quale volle morire nel 34esimo anno della sua etade, che non era convenevole la divinità de star in cosa indisce di crescere, né da credere è che egli non volesse dimorare in questa nostra vita al sommo, poiché c'era nel basso stato della puerizia. E ciò manifesta l'ora del giorno della sua morte, che volle quella consimigliare con la vita sua, onde dice Luca che era quasi ora sesta quando morio, che è a dire lo colmo del die, onde si può comprendere per quello quasi che al 35esimo anno di Cristo era lo colmo della sua età, il mezzo. 34esimo anno più 1266 anni fa 1300, quindi siamo nel 1300 del calendario fiorentino, che notoriamente inizia a marzo, e dato che ora siamo il 25 marzo, siamo quindi nel marzo del 1301 del calendario della Chiesa di Roma, che invece inizia a gennaio, dall'anno 1. Il mio viaggio è iniziato ieri con la luna piena, come scrivo apposta a fine del canto precedente, quindi il 25 marzo del 1301 del calendario della Chiesa di Roma, che inizia a gennaio, notte di luna piena, con la Pasqua che quell'anno cadeva il 2 aprile 1301 del calendario della Chiesa di Roma. Insomma, la crocefissione del Cristo ha causato, e la morte sulla croce, ha causato un terremoto che ha rotto tale ponte. Evangelio di Matteo 27, da 46 a 52. Verso le 3, Gesù gridò a gran voce, Eli, Eli, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato. Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano, costui chiama Elia, e subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevuta di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano, lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. E Gesù, emesso un altro grido, spirò. Ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra si scosse, le rocce si spezzarono. I sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. Il diavolo non dice che ci fu un terremoto che seguì la morte terrena del Cristo, né parla della sua discesa al limbo. Dice il quando ma non il cosa. E ti ricordo come Virgilio mi descrivesse invece 1.4. In 1.4 la discesa del Cristo nel limbo. Io, Virgilio, era nuovo in questo stato quando ci vidi venire un possente con segno di vittoria coronato
trasseci l'ombra del primo parente, e poi e altri molti e feceli beati, e vo che sappi che dinanzi a essi spiriti umani non erano salvati. La data dell'inizio del mio viaggio è l'ennesima vicinanza tra me e il Cristo che a questo punto non sono neanche più velate. Ma la coda continua nella sua enorme gentilezza ad aiutarci dicendo che proprio dove dovremmo andare noi, anzi dove lui ci ha detto di andare, lui sta mandando alcuni dei suoi, quindi volentieri possiamo andare insieme a loro, che tranquilli non saranno malvagi. Sciorinare significa esporre all'aria, stendere, mettere in mostra, spogliarsi, per lo più in cerca di refrigerio dal caldo. Ed è qui ironicamente rivolto ai dannati di questa bolgia che devono stare tutti immersi nella pesce bollente, non possono fuoriuscire, a meno che non vogliano essere uncinati. Trati avante, Alichino e Calcabrina, cominciò egli a dire, e tu, Cagnazzo, e Barbariccia guidi la decina, Libicocco vegnoltre e Draghignazzo, Ciriatto, Sannuto e Graffiacane, e Farfarello e Rubicante pazzo. Traiti, portati, avanti, Alichino e Calcabrina, cominciò egli, Malacoda, a dire, e tu, Cagnazzo, e Barbariccia guidi la decina, il gruppo di 10. Venga inoltre di Bicocco e Draghignazzo, lo Zannuto, dotato di zanne, Ciriatto e Graffiacane e Farfarello e il pazzo Rubicante. Malacoda dice in questa coppia di terzine i 10 diavoli che devono andare in perlustrazione, guidati da Barbariccia. Nomi di diavoli che, come spesso in questa commedia, vedi Ciacco, Farinata, Asdente, sono nomignoli che richiamano a immagini. 2 di questi richiamano ai cani, non trattati con tenerezza in questa opera, Cagnazzo e Graffiacane. Altri ad altri animali, quali Draghignazzo o forse anche Farfarello. Il calcare, qui la brina, calcabrina, lo abbiamo già trovato in 1.19 con calcagni e calcando i buoni e sollevando i bravi. Invece i graffi, qui graffiacane, sono già stati richiamati in questo canto, però se tu non vuoi di nostri graffi. Alcuni sembrano vezzeggiativi, alichino, altri peggiorativi, cagnazzo e draghignazzo. Alcuni sono nomi composti da 2 parole, calcare, brina, barba, arricciare, libeccio, scirocco, drago, ghigno o sghignazzare, graffiare, cane. Di Ciriatto dice che è dotato di zanne, sannuto, nel prossimo canto, e Ciriatto, a cui di bocca uscia d'ogni parte una sanna come un porco. Di Rubicante dice che è pazzo. Inoltre questi nomi del Consiglio delle Malebranche ricordano cognomi di famose famiglie contemporanee, quale Malebranca, Lanciabrina, Cagnasso, Billicocco, Raffacani. Ne vengono nominati esattamente 10 in questa coppia di terzine e sarà Barbariccia a guidare la decina. Il dolcissimo Scarmiglione di poco fa, ahimè, non ci accompagnerà, altro segno di buona fede dimostrato da parte di Malacoda. Ha ovviamente 10 diavoli di nomi nominati, più Malacoda e più Scarmiglione, quindi 12 in tutto sono i diavoli nominati, altro numero fondamentale, e 12 saremo anche io, Virgilio e loro 10, tutti maschi. Viene qui richiamata la decuria militare romana, guidata da un decurione, oltre che all'insistenza voluta del numero 10, 10 bolge, 10 diavoli, 10 piaghe d'Egitto, 10 comandamenti, la tribolazione di 10 giorni che annuncia l'Apocalisse, 10 la totalità. Cercate intorno le boglienti pane, costor sian salvi infino all'altro scheggio, che tutto intero va sovra le tane. Cercate, voi diavoli, i dannati che emergono, intorno, all'esterno, sopra, alle bollenti panie, sostanza vischiosa usata per la caccia degli uccelli. Costoro, io e Virgilio, siano invece salvi, i dannati devono punirli invece, fino all'altro ponte roccioso perché tutto intero, non tutto rotto come il sesto, va sopra alle tane, luoghi dove risiedono i dannati, bolge. La pania è la sostanza vischiosa ottenuta dai frutti di alcune piante e in particolare del vischio, che, spalmata sui bastoncini o fuscelli, serve alla cattura degli uccelli. Nel prossimo canto, fatti incostà, malvagio uccello.
Si insiste in questo canto di fraudolenti barattieri sull'immagine di ciò che appiccica. Ma la coda aveva già avvertito Virgilio che, guarda caso, stava proprio andando, anzi adesso mandando dei diavoli proprio in quella nostra stessa direzione. Andatevene su per questa grotta, presso è un altro scoglio che via Face, dove c'è una via non distrutta da quell'evento. I diavoli, andando nella nostra stessa direzione, devono avere due comportamenti diversi. I dannati che escono dalla pece devono uncinarli e tenerli sotto, invece a noi due non ci devono fare del male, costor sian salvi. Il ponte che dovevamo percorrere è tutto spezzato. Il scoglio non si può, però che giace tutto spezzato al fondo l'arco sesto. Invece questo che gentilmente ci indica Malacoda, che per proseguire il viaggio, è l'altro scheggio che tutto intero va sopra le tane. Le bolge che azzannano, il diavolo Malacoda le chiama tane, nelle tane ci stanno gli animali che si nascondono, in alcuni casi magari proprio sotto come questi, e questi dannati sono condannati a passare l'eternità in questa tana di pesce bollente. Veramente quel ponte è franato, veramente lui stava mandando i suoi a controllare come sempre chi esce dalla pece, e veramente proprio quel giorno di tot giorni fa quel ponte crollò. Però cane, graffia cane a dirla tutta, rima con pane, le panie per gli uccelli, e tane, le case sempre degli animali. O me, maestro, che è quel chi veggio? Dissi io. De, senza scorta andianci soli, se tu sair, chi per me non la cheggio. Se tu se sì accorto come suoli, non vedi tu che digrignan li denti, e con le ciglia ne minaccian duoli? O me, maestro, colui che insegna, che cosa è quello che io vedo? Dissi io. De, andiamoci da soli senza scorta, protezione. Se, dato che tu, Virgilio, sai andare, perché io, tale scorta, per me non la chiedo. Se, dato che tu, Virgilio, sei così accorto, attento come al solito, non vedi tu, Virgilio, che essi, i diavoli che dovranno accompagnarci, digrignano i denti e con le ciglia a noi minacciano dolori? Maestro, tu sei colui che insegna, ma se posso permettermi, non noti qualcosa di strano? Non vedi anche tu quello che vedo io? Chiedo a Virgilio di andarci da soli su quella via, se lui sa dove andare, perché io non chiedo di avere come scorta 10 diavoli neri. Qui chiedo al maestro di proseguire da soli. Invece in 1.8 gli chiedo di tornarcene, proprio indietro da soli. Non mi lasciar, dissi io, così disfatto, e se il passar più oltre ci è negato, ritroviam l'orme nostre insieme ratto. Se, sa la via. E poi, maestro, se, di nuovo, tu sei accorto, attento come lo sei sempre, non vedi anche tu, perché io lo vedo, il loro linguaggio del corpo che non promette niente di buono, dato che digrignano i denti e con le ciglia, minacciose, ammiccanti in senso negativo, minacciano di farci del male. Virgilio ha già deciso sul da farsi e nei prossimi 7 versi, gli ultimi del canto, ribadisce la sua scelta, però io, richiamando l'attenzione che lui ha sempre, accorto come suoli, gli faccio notare degli atteggiamenti che non promettono niente di buono nei nostri confronti. Per questo preferirei andarci senza loro. Anche Malacoda aveva detto se, dato che l'andare avanti pur vi piace, ma questa coppia di se che io dico a Virgilio è più pesante, dato che Virgilio mi ha ribadito in questo canto che lui la via la sa, perché qui c'è già stato e sa cosa trovarci. Se, dato che. Però, da quell'evento accaduto 1266 anni e un giorno fa, più 5 ore, alcuni passaggi che lui aveva già percorso sono cambiati, quindi non la sa più la via. I miei dubbi sono espressi da 2 versi consecutivi che iniziano con un se tu sa, se tu se. Io faccio sempre il volere di Virgilio, perché so che è per il mio bene. Ho cavalcato un centauro guardando un fiume di sangue bollente, perché mi ha detto di farlo. Ho cavalcato Gerion, perché mi ha detto di farlo. Ma essere scortati adesso da 10 diavoli minacciosi, ecco, questo preferirei di non farlo, anche se lui mi rassicura. Digrignare i denti e minacciare dolore con le ciglia non trasmettono proprio sicurezza. Poi ti ricordo che a compiere questi gesti sono 10 diavoli neri dotati di uncini. Ed egli a me, non vo che tu paventi, lasciali digregnar pur al lor senno, che fanno ciò per li lessi dolenti.
per l'argine sinistro volta di enno, ma prima avea ciascun la lingua stretta, coi denti, verso l'orduca, per cenno, ed egli avea del cul fatto trombetta. Ed egli, Virgilio, rispose a me, non voglio che tu, io, ti, mi spaventi, lasciali ai diavoli digrignare i denti, solo al loro senno, perché essi, i diavoli, fanno ciò, digrignano i denti, per, a causa dei lessi, i dannati lessati, nella pece dolenti che subiscono dolore. Si voltarono, i diavoli, verso l'argine sinistro, ma prima di voltarsi, ciascuno, ognuno preso singolarmente, aveva stretto la lingua con i denti, si morse la lingua, verso il loro, dei 9 diavoli, guidati dal duca, colui che li conduce, Barbariccia, per cenno d'intesa al non parlare. Ed egli, il loro duca, Barbariccia, aveva del suo culo fatto una trombetta, emettendo il suono di partenza. Ultima terzina di dialogo con Virgilio, che chiude la questione. Non devo avere paura, me lo ripete di nuovo e continuo ad averla. Loro digrignano per via dei dannati, mica per noi due, dato che Malacoda è stato gentile e chiaro. Al mio che digrigna li denti, Virgilio risponde che fanno ciò per li lessi dolenti. Viene ripreso anche il digrignare. Non vedi tu che digrigna li denti e lasciali digrignar pur al lor senno. Per essere puntiglioso si dice bollire la carne quando viene immersa nel liquido già caldo e si dice lessare la carne quando viene immersa in un liquido che in seguito diventerà bollente. Ma qui Virgilio chiama i dannati immersi nel liquido già bollente li lessi dolenti, ma che comunque rende decisamente bene l'idea. Prima fato destro e ora argine sinistro, e in questo caso non è sempre così, destra e sinistra possono anche essere intesi in senso allegorico, prima letterale. Il gruppo di 10 diavoli era guidato da Barbariccia. Alle parole di Malacoda di accompagnarci per quella strada che conduce dove noi dobbiamo andare, i 9 fanno un cenno con la lingua verso la loro guida. Avea ciascun la lingua stretta, coi denti, e la loro guida, Barbariccia, gli risponde facendo un cenno col culo, scorreggiando, insomma. Avea del cul fatto trombetta. Attenzione, non scrivo che i diavoli fecero la linguaccia o la pernacchia. Per quello si apre la bocca o si chiudono le labbra. Scrivo che avevano stretto la lingua coi denti, come cenno d'intesa, linguaggio non verbale, che sta a significare ci mordiamo la lingua. Abbiamo inteso l'inganno, ma non diciamo niente. Per fare la pernacchia la lingua si stringe con le labbra, non con i denti, e io riporto ciò che vidi. I suonatori di tromba erano già impiegati negli eserciti antichi, specialmente nell'esercito romano e greco. Fu poi introdotta la figura del tamburino, a inizio del prossimo canto, dove elencherò alcuni segnali per i movimenti militari, quando con trombe, quando con campane, con tamburi. Ma in questo caso è stato dato solo il segnale di partenza dal culo, usato per l'occasione come trombetta. Una tromba all'inizio del 1.19, or convien che per voi suoni la tromba, e tutt'altra trombetta in chiusura di 1.21. Avea del cul fatto trombetta, aveva scorreggiato.